Il fenomeno degli uomini che si risposano. Hai mai notato il fenomeno degli uomini che si risposano? Fratello, ma com'è possibile che non hai imparato nulla? Com'è che quando uno esce dalla gabbia sente il bisogno di rientrarci ancora? Ma sono a posto? Evidentemente no. Sai perché lo fanno? Perché tornano a una mentalità arcaica secondo la quale chi si separa ha fallito e quindi deve dimostrare in qualche maniera che la colpa era di lei. Ma sbagli, caro fratello. La colpa non era di lei. La causa era del fatto che sei vittima di imposizioni culturali arcaiche, di un sistema che ti ha inculcato l'idea che se sei un divorziato, sei uno sbagliato. Ma i tempi sono profondamente cambiati e questo aspetto non lo puoi ignorare. Le persone si separano o divorziano sempre più spesso, quindi notizie del genere non fanno più clamore. Rimane solo il fragore dei litigi, spesso dannosi per tutti, soprattutto per l'uomo, e che lasciano sempre l'amaro in bocca. Si parla di oltre il 70% di coppie divorziate. E allora, perché senti il bisogno di rientrare in galera? Perché? Mettiamo giù alcuni punti fondamentali. 1. Non hai fallito. Hai vissuto solo un'esperienza e, come tale, devi analizzarla, capirne le ragioni. Ma di questo parleremo più avanti. Dopo aver analizzato, il passo successivo è cercare di non commettere gli stessi errori. Lascia stare Don Vittorino, che ti fa sentire in colpa. Non lo ascoltare. Ma come può un prete dare consigli sul matrimonio che non sa minimamente che cosa significhi sulla propria pelle, solo perché ha letto un manuale? 2. Tu hai sposato una donna che, in qualche maniera, ti ricordava tua madre, nel bene e nel male. Siamo attratti da ciò che conosciamo bene e quindi ci andiamo a ficcare dentro, a meno che tu non ne sia consapevole e decida, da uomo cresciuto, di prendere la tua strada senza farti influenzare dal giudizio degli altri e dal giudizio della famiglia. Sei un adulto, ricordi? E non sei solamente adulto per via dell'età, ma sei adulto perché è una condizione mentale. Credimi, questo pesa anche in età adulta. È conficcato nel subconscio. Ma com'è possibile che la seconda donna che scegli è identica alla prima? Ecco la dimostrazione che vai per modelli. 3. Hai notato che negli anni sei cambiato? Adesso torna indietro con i ricordi fino a 20 anni fa. Sei la stessa persona? Se mi rispondi di sì, ahimè, abbiamo un grosso problema. Non sei cresciuto nemmeno un po'. Questo è veramente grave. Di solito cerchiamo nell'altro qualcuno che ci rispecchi. Se cerchi sempre lo stesso modello, sei destinato a ripetere gli stessi errori. Quindi cosa puoi fare? Creare una situazione in cui puoi uscire in qualsiasi momento, intendo dire dalla gabbia. Quando ti accorgi che i portoni diventano sempre più difficili da aprire, è il momento di scappare. E fai silenzio. Non parlare con lei. Tutto quello che direi verrà usato contro di te. Adesso analizziamo alcuni aspetti fondamentali. La separazione non è un fallimento, è un'esperienza. Siamo in un'era in cui siamo iperinformati, abbiamo accesso a molti modelli di relazione, a molteplici modi di pensare. Questo risveglia in noi il desiderio di fare nuove esperienze, eppure ci permette di evolvere, di cambiare. E il cambiamento fa spesso paura, perché ci spinge a nuovi tipi di esperienza che ignoriamo. La consuetudine, a differenza, ci crea sicurezza, ma non evolviamo. Non tutti, però, cambiano alla stessa velocità. Ognuno ha i propri tempi. Questo accade perché non siamo più le stesse persone di un tempo. Se prendiamo una foto di 3 amici a distanza di 15 anni, quelle persone non esistono più. Oggi, se si incontrano, vivono di ricordi. Ciò che li unisce sono solo i ricordi, ma non esistono più. Ogni viaggio, ogni esperienza, ogni libro che leggiamo ci trasforma. Quando arriviamo all'ultima pagina di un libro, non siamo più la stessa persona che eravamo quando abbiamo letto la prima. Un giorno ho analizzato la vita dei miei genitori, sposati da 60 anni. Mi sono chiesto come sia stato possibile. Qual è la ricetta? Facile. 0 stimoli, regole ferree, stesse abitudini. Ma oggi è ancora possibile vivere così. Il mondo è cambiato, le relazioni sono cambiate, la società è fluida e in continua trasformazione, ed anche velocemente. L'idea del matrimonio come istituzione eterna è ormai un concetto superato. Certo, esistono ancora coppie che resistono nel tempo, ma a quale prezzo? Quante rinunce, quante repressioni, quanta infelicità nascosta dietro sorrisi forzati. Ecco, fratello, il punto cruciale.
non commettere gli stessi errori. Fermati, rifletti. Trova nuove forme di relazione. Se le tue scelte sono discutibili agli occhi della società, non portarle al giudizio della tua cerchia sociale. Non serve. Vivi la tua storia come se fosse un eterno fidanzamento. Non trascinare al suo interno dinamiche tossiche, come ad esempio rapporti difficili con sorelle o fratelli, rapporti difficili col lavoro, rapporti difficili con la famiglia. Lascia tutto fuori ed usa questa oasi per rinfrescarti, dagli acqua, dagli ossigeno e non veleno. Non incatenarti nuovamente a modelli che non ti appartengono. Invece di risposarti per dimostrare qualcosa a qualcuno, impara a vivere il rapporto in modo più libero, più maturo. Non devi dimostrare nulla a nessuno, non devi tornare in gabbia. Smettila di inseguire un modello imposto, smettila di ripetere gli stessi errori e soprattutto smettila di pensare che la felicità sia legata all'idea di un matrimonio perfetto. La felicità non è in una firma su un pezzo di carta. La felicità è nella consapevolezza di chi sei e di cosa vuoi veramente. Se decidi di amare, fallo con maturità, con coscienza, senza ripetere gli schemi che ti hanno fatto soffrire. Perché l'amore non è una gabbia. L'amore è libertà.